Merci. Merci, voilà. Ah, buona carne che ci vuole. Salve. Londra o Parigi? È Londra. Salari più alti, tassazione più bassa. E poi perché non so parlare francese. Salve e benvenuti nel mio canale, io sono Walt, oggi sono in compagnia di Beniamino che è venuto a trovarmi da Londra. Noi siamo due vecchi storici amici perché entrambi proveniamo da una famosissima città italiana che si chiama Campobasso in Molise, e quindi oggi farò un'intervista con lui, ci racconterà un po' la sua esperienza a Londra. Bene, allora tu vivi a Londra da diversi anni, spiegaci qualcosa in più sulla tua carriera, di cosa ti occupi e soprattutto perché hai deciso di trasferirti a Londra e di lasciare l'Italia ormai da diverso tempo. Ciao Walt, grazie per l'invito. Ho lasciato l'Italia all'età di 19 anni, prima per studiare in Olanda, poi mi sono trasferito a Londra dove attualmente lavoro come motion designer. Mi sono trasferito essenzialmente per cercare nuove opportunità per la mia carriera. Ho scelto Londra come città perché è una delle città più grandi in Europa che offre tantissime opportunità, tantissimi posti di lavoro, e specialmente nel mio settore. Ma che cosa fa un motion designer? Un motion designer è un animatore, può essere sia 2D o 3D, che lavora in vari campi. Io personalmente ho lavorato nel mondo del cinema, dell'advertising, e adesso inizierò a lavorare nel mondo del broadcasting. Ci sono anche altri settori come architectural visualization o product rendering, ma anche title sequences che io ho fatto. Personalmente i software che uso più spesso sono Cinema 4D e Redshift e il pacchetto Adobe e anche Nuke o Houdini. E questo è. Ben, quali sono gli step che bisogna intraprendere per iniziare una carriera come motion designer? Ci sono degli studi che possono essere fatti sia in università oppure online, perché al giorno d'oggi è molto facile apprendere quasi qualsiasi lavoro online. È una professione molto tecnica, quindi devi essere molto bravo con determinati software, soprattutto quelli che ho citato prima. Devi avere conoscenze base di luce, texturing, materiali, proporzioni, anche cinematografiche. L'ho già detto, cinematografico. Tu personalmente come ti sei formato? Quali sono stati gli step che hai percorso per poter diventare motion designer? Ho fatto un master a Londra alla Met Film School in VFX e post-produzione, però tuttora guardo molto spesso tutorial online o corsi che mi aiutano molto nella mia professione, perché comunque non sempre sai esattamente cosa devi fare, come devi fare quell'effetto particolare. Di conseguenza ci sono tantissime risorse online che ti aiutano molto per ottenere i risultati che tu desideri. Questo lavoro può essere fatto sia in un'azienda che come freelance e ovviamente anche da remoto, perché hai solo bisogno di un computer e puoi lavorare da qualsiasi parte del mondo. Consiglio di iniziare la carriera in uno studio abbastanza piccolo dove puoi apprendere meglio il workflow del progetto, quindi da client brief, execution e delivery. Poi più là forse lavorare in aziende più grandi dove la scala di un progetto è molto più amplia. Quando sei senior, dopo essere diventato senior o lead designer, puoi iniziare a lavorare come freelance. Quando verso diciamo i 30-35 anni avrai un network di clienti e il lavoro costante. Il problema di lavorare freelance è proprio la costanza del lavoro, però se hai tantissimi clienti, persone con cui hai lavorato, avrai lavoro molto facilmente. Ho iniziato a lavorare in aziende molto piccole e a fine mese inizierò a lavorare per Skype, che è un'azienda grandissima, però già mi sono avvicinato al mondo del freelance lavorando per Fiverr, Upwork e anche per amici, ex colleghi che ogni tanto mi chiamano per un progetto da fare o qualcosa del genere, quindi già sto cercando di avviarmi un po' più al freelance. In linea di massima che per il freelance è molto lavoro, puoi guadagnare davvero tanto, mentre full time il tuo salario quello è. Bella Parigi, ma non ci vivrei. Parlando di soldi netti in pound, entry level, quindi junior 1, 2, 3 anni di lavoro, inizia a guadagnare da 1.800 ai 2.000 pound netti mensili. Come midweight dai 2.000 ai 2.500, mentre da senior in poi da 3.000 in su. C'è anche da dire però che ho conosciuto senior freelance che chiedono fino a 800 pound giornalieri per il loro lavoro. Un bel po' di soldi, da loro. Ultima cosa, scusate, mi sono messo a ridere, mi sono scordato. Se lavori in una compagnia però hai accesso a molti benefits come una pensione privata maggiore, stock options, discounts e cose del genere che non sono da sottovalutare, oppure private insurance, health insurance, dental insurance, bike scheme to work, cose del genere, quindi sono altre cose, oppure bonus ovviamente, che fanno comunque comodi. Per quanto riguarda il costo della vita a Londra, quanto si spende più o meno per un affitto che per il trasporto? È questo interessante da sapere se qualcuno ha intenzione di trasferirsi a Londra. Buona sti bambini che urlano. Grazie per la domanda, Walt. Londra, come si sa, è abbastanza cara, ma comunque gli stipendi sono in proporzione. Ho visto case, potete controllare anche voi su Spare Room o su Zoopla, che vanno da, diciamo, se sei fuori Londra, dai una stanza a 400, 500, 600 pound al mese, bills escluse,
fino a casa in centro che puoi pagare 800, diciamo, vabbè, fino a anche 3000. Parliamo di stanza in appartamento, No, share apartment. sì, stanza in share apartment, diciamo 700-800 se c'è qualcosa in centro. Personalmente io pagavo 800 al mese in pubblico, però adesso che vivo in un appartamento con la mia ragazza paghiamo 750 cada uno. A testa, ok, cada uno. Bills escluse, però le bills saranno tipo, penso 100-150 al mese extra in totale. Ok, quindi una coppia praticamente di due ragazzi che lavorano potrebbero spendere intorno ai 1500 pound, 1600 anche con le bills. Sì, no? diciamo proprio più o meno 2000 euro insieme. Quindi massimo. Sì. Esatto, una cosa del genere. I trasporti costano abbastanza, quindi penso che la fare basica in zona 1 sono 4,80 pound, quindi sono quasi 6 euro, che è davvero tanto, per andata e ritorno. Ah, ok. Però per, diciamo, i supermercati comunque la roba costa molto poco, c'è la pasta che costa £1 per 500 grammi, la di secco, le uova che sono un paio di pound per 15 uova, la farina costa poco, queste cose qui. Se invece vuoi andare ai ristoranti, lì arriva un po' la mazzata. Cioè per il mio compleanno 25 anni ho speso un bel po', però onestamente se vai in un posto abbastanza carino e ordini da bere, da mangiare, antipasti, cose del genere, se ne vanno facilmente 200-300 pound. Che sono soldi, però c'è anche l'offerta. Io sono andato quando è stata una pizzeria vicino Vittoria, c'era la pizza al 50% di sconto, io e la mia ragazza 2 pizze abbiamo speso 11 pound. Pizza buona napoletana, Mamma mia, esatto. Ah, madonna mia, la gamba si è addormentata. Consigli per giovani, tutto dipende dalle proprie ambizioni personali, però se sei interessato a fare carriera, essere economicamente indipendenti dai tuoi genitori, cioè non vivere a casa con mamma e papà a 30 anni, io ti consiglio ovviamente di andare nel nord Europa, dove i salari sono molto alti, le tasse sono relativamente basse, la qualità della vita, servizi, sanità, trasporti è molto molto alta. Come fare per trasferirsi? Ovviamente fare tante domande di lavoro, avere una professione che è richiesta all'estero. Te potresti fare voce, sai che è una industria che sta andando moltissimo. Sul mio LinkedIn ho job alert di Cinema 4D per Londra, ogni giorno dalle 30 alle 40 offerte di lavoro a cui posso fare domande. C'è davvero una altissima richiesta di cose del genere, come anche in campo medico, dell'ingegneria, architettura. Una cosa che mi ha dato molto fastidio dell'Italia personalmente è quando facevo domande in Italia, i salari erano molto bassi e richiedevano una vastissima conoscenza di più e più software. Ad esempio ho fatto una domanda per un piccolo studio italiano e mi era stato richiesto conoscenza di davvero tanti software, di texturing, rendering e cose del genere, per un salario molto molto basso. Invece ho trovato questo lavoro per Sky dove devo lavorare sul mio software, però ha un compenso molto molto più elevato. Un saluto, a presto. Ah, già ci salutiamo. Vabbè, no, volevo fare un saluto a tutti quanti, grazie per l'attenzione. Mi potete iscrivere su Instagram se avete altre domande per questo campo. Ultimo consiglio, abbiamo pochissima batteria, viaggiate perché è molto importante scoprire il mondo, capire le diverse realtà, non state solo nel vostro paesino, cioè Italia, conoscete molta gente, dovete fare network con persone perché qualsiasi persona vi può aiutare per un lavoro, una dritta o qualcosa del genere, quindi cercate di conoscere tante persone e fate uso del vostro network.